Ah shit, here we go again. Palle che non mi carica la live. Oh, eccolo qua. Ciao Sofia. Eccoci qui per la live come annunciato prima delle 3. E inizia alle 7, quindi fra un quarto d'ora. Per il momento stanno a lanciare qualche cosetta a caso. Ciao Ale. Starting soon, ecco. Vediamo. Go live. Ciao a tutti. Hi, I'm Erin, head of content at Hammerhead, an immersive entertainment. Io penso siano a fare quelle cosette tipo pre-conferenza. Vabbè, sì, le solite stronzate. Sì, Magari sì. fanno vedere pure un po' delle conferenze passate. Esatto, alle 7 inizia tutto. Ciao Ale. Ma perché sto streamando a 340 60p? Pure ieri. Che merda. Penso sta streamando un po' più alto. Modifica. No, va bene così. Ciao Simo. We're proud to present the first teaser. Take a look. Aspetta, c'è il po' sposto a tutti. Ok, allora Discord. Sposto te Gabriele. Vabbè, possiamo passare. Vabbè, sti cazzi. Vai. Non penso che sarà a fare anche perché penso che questa conferenza sarà basata molto sul VR. Probabile. Perché visto... Sì, tanto i giochi l'hanno annunciati principalmente sulla Microsoft. Esatto. Diranno Io, qualche novità. Sofia, praticamente non ti posso dire effettivamente di sì perché non ti conosco, però se vuoi essere il mio utente, tra i miei utenti, poi, cioè, sono amico con tutti tra i miei fan. No, essere amico fuori cioè, non dico che è impossibile, però è impossibile. In fact, we're nearing the home stretch now, so it's time to start throwing some more megatons your way. Here's the latest look at Aspire 1. Spyro? Sentito bene? Aspire 1 is a made-for-VR stealth action first-person shooter that targets every VR platform. The original inspiration for Aspire actually came from Upload VR's Presence podcast that they ran in 2016. One of their listener questions was, why aren't there any realistic stealth games in VR? Games like Metal Gear Solid and Splinter Cell. And for 2 years we've been trying to reimagine these classic stealth mechanics in VR. Yeah, Aspire's been built for VR PC headsets, including the Oculus Rift S, Valve Index, the HTC Ciao Orso. Vive, and Windows Mixed Reality. It's also coming to PSVR and the Oculus Quest, where gameplay will remain one-to-one. A huge problem with VR is simulator sickness, or VR sickness. And right from day one, we've always wanted all players to play Aspire with the full freedom of movement and the precise control vado a that they fare expect quelle from cose, volo. console shooters. Vai. So early in development, we invented the Aspire Control Theater. It is our locomotion system with its comfort features, and the Aspire Control Theater allows for full freedom of movement, maintains immersion in the game world, and minimises VR sickness. We've also got electromagnets in the Aspire robot's hands, so you can climb metal surfaces throughout the game and distance grip certain objects, which gives you a variety of stealth options when you're playing the game. You can actually sneak up behind guards if you're undetected and physically say freeze, and they'll be held up. Players experience long-form, story-driven campaign missions, so they take 30 to 80 minutes to complete. Progress can be saved mid-mission, which is perfect for playing on the go. There are also a number of virtual challenges that test your skills on global leaderboards.
Tripwire have just been fantastic over the journey. They've been so much more than just a publisher. They've provided us dev support and a variety of other resources throughout the journey. The Aspire team is extremely excited to get the game into your virtual hands. You'll be able to play Aspire this coming August, where it will be available on all platforms. To find out more about the game and to stay up to date on the latest developments, be sure to visit us on our social media platforms. Holy f***, that looked amazing. If you like that, check out this cool. Hey everybody, Shabs, game director here at First Contact Entertainment. I'm excited to be here on behalf of our team to give you guys a world exclusive to the new title we're working on. It's a fast-paced multiplayer shooter in VR. Dai raga, 10 minuti mancano. Cos'è sta roba? Lo so. Però più che youtuber preferisco essere definito streamer. So we knew early on that we wanted to make Budget Cuts 2 a game of larger scope and variety. So that's when we asked Fast Travel Games to collaborate with us. Yeah, I mean, we used to share an office back then, so we played each other's games before they were finished. There was lots of discussions and great ideas being thrown around. So when Neat approached us to co-develop this game, my thoughts went back to those discussions, and I'm really, really happy we will work together to make them come alive. In Budget Cuts 2, you're on a mission. It used to be about saving your job, now you have to save the world. So your mission is to take down Transcorp, a mega powerful corporation that kills humans and replaces them with workaholic robots, all in the name of efficiency. And to accomplish this, you have to leave your office cubicle and travel across several new types of environments. So these new environments, they enable us to make new gameplay, both in terms of enemy encounters and puzzle solving, and combining that with our improved AI system and new types of enemies, new types of gadgets, lets us make a whole new range of challenges. So it's not just like choosing between stealth or action, it's more fine-grained, like how you choose to approach a stealth scenario, or what tools you use to accomplish your goals. The original Budget Cuts was about escaping the Transcorp offices, so we found that players were taking a very cautious approach to enemies. I mean, in Budget Cuts 2, it's much more about infiltration, about getting closer to the Transcorp headquarters to finally be able to take them down. Budget Cuts 2 is a self-contained title, so you don't have to have enjoyed Budget Cuts 1 to play this, but I think you really should, because it's an awesome game. Stay tuned, because Budget Cuts 2 Mission Insolvency will be released on all high-end VR headsets this year. What? Okay, hold on to your butts. It's the big finale. Let's hand it over to Cloudhead Games. Manca 7 minuti. So
Pistol Whip is this kind of glorious hodgepodge of genres. We've been describing it as like a music rhythm FPS game, but it also has the inklings of like a runner game and a bullet hell game. It's a shooter that you don't necessarily have to be dead accurate for to hit, and it's a rhythm game that doesn't require you to take out enemies in a specific order. To me, Alright, the game. gameplay of Pistol Whip is all about speed. Cazzo. You're not taking your time and aiming down the sights to make sure you get a headshot on a dude. You don't have time for that. You gotta move quickly through the scene, taking out as many guys as you can, dodging bullets all at the same time. I love this idea that you are kind of just focus on the thing that you're good at. And in this case, it's either being reactive and accurate to hitting enemies, or you're thinking about the beat and the musicality of it. It's like taking chocolate and peanut butter in VR with your kind of flow state rhythm of Beat Saber, and you've got your frenetic action of Super Hot, and you put them together, and you end up feeling like John Wick in a movie trailer, taking out targets and ultimately being this action hero badass. We ended up listening to a whole bunch of different tracks, obviously, and as the team kind of focused in on what we really wanted the heart of the game to be, it became clear that one label in Montreal really stood out. Cannibal Records is who we ended up partnering with. Straight from the grave. It just seemed to have this library of really dramatic and kick-ass, epic action songs, but they're also just super fun. So it really kind of hit the sweet spot for us and what we were looking for. Ciao, Gri. Pistol Whip feels kind of like watching Benvenuto. a high-octane action movie trailer. You know, if you like John Wick, hardcore beh, sto ascoltando. you're probably gonna love this. So for me, part of the inspiration for Pistol Whip was... Cioè, qualche volta intanto sto aspettare Riccardo, perché poi quando arriva Riccardo commentiamo un po' in due, scambiamo idee. Per il momento sto solo ascoltando, per cercare di capire che dicono. Però a me questo non mi ispira tanto. Troppo caotico, ti viene il mal di testa in un modo assurdo a giocarlo. Even by happenstance, without even trying, the player is going to be kind of musically flowing through the game, just based on where the enemies are popping up. The stuff that you see in your typical rhythm game, where you have a specific set of targets to hit at a specific timing, that doesn't exist here. You're presented opportunities in a rhythmic manner that's driven by the music that's at the heart of everything, and you choose how to capitalize on those. At the start, you're trying to Inizio bene. compete against yourself. You're trying to best your last score. You're trying to out enemies. You start in a panic state. I like the kind of steps Esatto, condividi. experience as you kind of go through different songs and you learn how to be a great Pistol Whip player. I think our studio shines in terms of game feel. Whether it's a deeply complex narrative experience or something like we did for Valve with the Handlabs experience. Grazie Stefano Leci per il follow. Knowing what feels good, and I think Pistol Whip feels amazing. Benvenuto. And people will get it when they play it. Okay, that's a wrap. We are done, finished, finito, out of here. Thank you so much for watching the first ever Upload E3 VR showcase. Thank you to every developer that took part today. You guys make the VR industry what it is. Let's close out with another look at some of the games we covered today. Ok, questo è il riassuntino finale e poi inizia l'E3 vero e proprio. Però non sia per forza tutto sul VR, per carità. A me mi piace il VR, vorrei molto provarlo, però diamo spazio anche comunque al solito gaming su PC. Che comunque ricordo che per quanto il VR possa essere bello, il gaming normale no, secondo me non si può battere. F5. Dai, mancano 2 minuti e tu stacca.
Che cazzo? ...50 secondi. Andiamo da PC Gamer. Grazie Sofia. Eccolo, raga. Startata? No, mancano 15 secondi. Vieni, il canale si chiama PC Gamer, non è quello. No, Quello là è un restream. Che streamava tutti, però quello proprio ufficiale è PC Gamer. Ok. Che sarebbe The PC Gaming Show from E3. Sì. Collaborazione Web Game Store non mi piace. This is the PC Gaming Show, a celebration of the most Allora, vibrant gaming vediamo se platform. posso attivare tutto For the intanto. next 2 hours, you'll see 2 ore. gameplay footage, trailers, and interviews. Durerà 2 ore. Taking the stage Portarci, today. darò una cena quindi First nel mezzo. gameplay footage for Vampire the Masquerade. Oh, Masquerade, questo mi interessa. Borderlands 3. Cyberpunk forse, aspetta. Reveal of Evil Genius 2. Sai che potrebbero farlo? Ci siamo, Last Oasis. in live, dai. 2 new games from Coffee Stain Studios. Griftlands. Planet Zoo. What's next for Terraria? Terraria. Remnant from the Ashes. Mosaic. Warframe. Baldur's Gate 3. Shenmue 3. The reveal of Unexplored 2. El Hijo. Age of Wonders, Planetfall, and more. And now your PC Gaming Show hosts, Day 9 and Frankie Ward. Good morning, good morning. Yes, ladies and Yes. gentlemen, welcome to the Mi PC sono Gaming bloccato Show. completamente. Buono. Yeah. Yeah. Yes. We're so happy you're here today. We have a great show for you lined up. We got 30 games that we're going to be showing off. 30. Some of them will be updates to existing franchises and titles. Others will be exclusive world first looks. Y'all ready? Well, Yeah. I first want to thank our sponsors for helping make this event possible. Without 16 their Sofia. support, this event would not happen each year. So thank you so much. Thanks to you for coming out. It's 10 a.m. in Los Angeles. Happy Monday, everyone. Best day of the week. Hello to all of you up in the balcony. And of course, thanks to you tuning in live from all over the internet, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, wherever you're tuning in from, welcome. We're happy to have you. My name is Day 9. I'm one of your hosts for this event. Joining me is the fantastic Frankie Ward. Hello. Oh, thank you very much. Thank you, Sean. Hello, everyone. Now, for you guys at home, for the first time, whatever platform you're watching on, we are going to be pulling your clever comments. Just remember that. I said clever comments. From Twitch, Twitter, YouTube, and Facebook. Ricordate che i miei commenti intelligenti. On the screen. We're going to be sharing them live. And one of the things we're especially looking for are your questions for the Borderlands 3 team, because Sean, you've got a mission to put their questions to the developers later. That's right. Midway through this show, I'm going to be asking those questions to the creative director of Borderlands 3. Use hashtag PC Gaming Show, and we'll read them live. Until then, let's start the PC Gaming Show with our very first title from UK developer Rebellion. Several years ago, they announced that they were working on the follow-up to Evil Genius, a real-time evil layer simulator. And now, Rebellion is ready to reveal its nefarious vision for the project. So, PC Gaming Show, who's ready to stroke a cat menacingly? Here is the world exclusive reveal for Evil Genius 2 World Domination. Non è quello che penso io. Rip. Vabbè, non fa niente, credo. No, non è per niente quello che pensavo io.
22 luglio. O agosto, non mi ricordo. Spero di non morirci mai come Crucco, raga. Crucco da merda. È un fallito, Hashtag in chat Dialox, Crucco è una merda. Perché mi sembra una cagata assurda sul gioco? Perché mi sembra un gioco la Crash Bandicoot? Perché assomiglia a Fortnite? Vabbè. Wow, per avere la chance per vincere la beta. Oh, eccolo! And with me to talk about it, I have Brian Mitsoda and Cara Quanto è alto quello? Labs. Now, Brian, Ma è un mostro. you were a writer on the very first game, so what does it mean for you to finally get to work on the sequel? It means that a lot of people have very high expectations and we have to meet those. Well, let's take a look at whether you are going to meet them, because we are going to take a look at the world's first gameplay footage. E vai, questo mi interessa. World Exclusive. Come lo pronuncia? No, raga, non ci voglio morire. Crucco si muore, spero di no. You're dead. Però quell'Art Suite Labs non mi piace. Conosco già quella casa. Lo studio. We have one rule. You don't break the masquerade. Questo doveva essere un bel gioco per ora. The city. We're all fighting over scraps here. Welcome to the first day of the rest of your death. Having fun yet? Le grafiche sai non mi piace però. E me se blocca, Dio santo. Vampire. Io ho giocato al primo, non l'ho finito, cioè l'ho giocato un'oretta. Bloodlines 2. Quando? Che è qua? Che cazzo è? Forse il primo quadrimestre? Che cazzo è scuola? What it is, it's kind of a darker version of our world. And Sì, the via, vampires need to keep their presence secret from humanity. So the vampires are kind of staying hidden in the La gente non viene. also needing to feed on human beings and kind of manipulating us. Sono degli spettatori da ieri. We're talking about feeding on human Poi mi beings. dice Q1 2020 è Nauti. Cara, it's not just a case though of sucking blood and filling up your health meter, is it actually different types of blood do different things? Ma c'hanno i commenti là sotto? Bellissimo. See the emotional resonance of human beings, like fear or desire, and then they can feed on those people to like feel the same things as human beings do, to feel more kind of alive, and that can give you like extra boosts in the game. And there were some really interesting characters in that trailer as well. What kind of relationships are we going to be forming with them as the player? Sai perché le conferenze del PC mi sono sempre piaciute poco? Perché fanno sempre così, che parlano tra dei loro presentatori, non ti coinvolgono a te. Non c'è stato l'attore del John Wick che fa... Vabbè, mo Cyberpunk! Cyberpunk! Learning about this game is you don't just get You are breathtaking. you actually have to You're breathtaking! You're breathtaking! Che significa poi mozzafiato? When you were made as a vampire, Ciao Anna. sort of very young vampire, a lot of other vampires are made at the same time. Io ho paura che sta conferenza la lasciamo a metà. And that means that essentially Perché saranno 2 ore di conferenza e sarà molto noioso a parer mio. you're having a relatively good time compared to them because they don't know what they're doing. They're going through vampire puberty on their own, and you know you might have a family, you might have, say, a wife and children, and you are morally objecting to drinking blood to survive, and so you might have a less good time, let's say,
than the players having. Vabbè, ma figo perché dice tipo che potresti avere una moglie, dei figli, però comunque devi sempre essere un vampiro. 15 years for this. 15 anni, perché troia. Yeah, tons of pressure. But yeah, we're gonna make it work. Well, you know what? I think there are people around the world watching this, and of course the audience here, and they all can't wait to play this game. Can you wait, guys? There you go. So I think you've convinced everyone here now. When are we going to be able to play the game? We're going Q1 next year. Fantastic. And when can we learn more? Bloodlines2.com. Thank you so much, Brian and Cara. Andiamo! Give it up, guys. Now, have you ever wanted to play Dwarf Fortress in space? Starmancer is a space station sim from Ominux Games and Chucklefish. After a catastrophe on Earth, humanity has launched a desperate attempt to find refuge among the stars. Your task is to manage a colony capable of sustaining life, crafting components, controlling colonists, and sending out crews to mine asteroids. But when you're living in space, there can be big consequences for even the smallest mistakes. Let's take a look at the brand new gameplay for Starmancer. Quanto costa il preordine? Voglio vedere. No, non lo fa vedere. No. Però vabbè, comunque sembra molto carino il gioco. Mi sa qua andiamo a finire male, Ricca. Questo. Make friends. Tutto a posto, tutto a posto. Our next guests both started as modders, and now they each independently run their own studio. Let's welcome to the stage, from Tripwire, John Gibson, and from Torn Banner, Steve Piggott. Hey, Sean. Now I understand. Both you started as modders, working independently, and running your own studio. Talk me about the collaboration that you started together. Yes, Steve. So we've known the Torn Banner guys for a long time, even giving them some advice when they were modders, going commercial, helping them not make mistakes that we made. And we've been friends and we've always wanted to work together. And now we've sort of Cazzo, formed presentate qualche novità importante, tipo qualche guardia strana, qualche... super group to sarà get an bella awesome game noiosa. out to fans. Rilascio un indie del cazzo. We've Dico always che been really sono close belli. with Tripwire, and we really respect Fanno their cagare. games. We see them as one of the few studios that's bringing true innovation to the FPS genre, and that's what we're all about as well. Well, let's take a look at this upcoming collaboration between Torn Banner and Tripwire. Tira fuori sto indie 2D. Dai. Questa cosa? Mi assomiglia un po' troppo a Kivarly però. Perché mi si blocca la live oggi? Oh, mortacci vostri, ma che ce l'ho? C'ho 784 anni. Kivarly 2. Infatti ho detto assomiglia un po' troppo a tu. Mi ho detto che assomiglia un po' troppo a Kivarly.
Ah. Vabbè, ma me frega, a me basta che stanno le persone. Voglio entrare. Tanto grazie a un po' lungo da leggere. Paolo Vinci Guerra per il follow. Ma pure Stefano Leci mi aveva fatto il follow prima. Yeah, you're not just going and standing in an area and then a bar Venuto pure pulls qua. up. You're, like you said, burning houses, killing peasants, you know. Qual è la tua classe preferita? Come va a votare? Io non ho capito. Beh, mi sa ci starà uno stropolo in chat. Ma no, non ne c'è un cazzo. Boh. Oppure sta lì. Oppure lo scrivi in chat forse. Boh. Ah, ti fa hashtag... Hashtaggati. Don't worry, we'll ignore the last season. Just Battle of the Bastards is going to be in the game. Yes. All right, so I want to ask about the swordplay element to Chivalry. Votato il I mean, Knight. I know it's a really critical element. Yeah, and this time around we've completely revamped. Ciao ciao, benvenuto in live, Giampaolo. Yeah, we've attempted to completely revamp the combat, movement, and animation systems so that every swing, every action of the combat feels readable and fair, and also has the satisfaction and the weight that you would expect. Sì, ma ce la farete a fare i bot un po' più intelligenti. Yeah, and it's very, very fluid and much more accessible than the previous game. And it's, you know, the pace is so much quicker. It was what I really enjoy when I'm playing it. Yeah, and I wanted to ask about the fluidity because in a lot of melee combat Non mi di games, che non ho riattivato full l'audio. animation swing and then you sort of reset. So it's kind Sì, of l'ho discrete riattivato, ok, chunky non times. niente. I understand that in Chivalry 2 the swordplay operates differently than that. Yeah, we kind of think of it like when you're swimming, where you're kind of constantly using both arms at the same time. And a core part of our focus this time around has been making it so that players can fight multiple opponents at the same time. Like 1-on-3, 1-on-4 situations? Exactly, because that's fundamentally part of the becoming the ultimate warrior fantasy and Ultimate achieving Warrior, glory on the che è battlefield. WWE. Well, I mean, I do have to ask, we E talk Messi about Block. swordplay and mastery, but the original Chivalries, I mean, it's kind of like silly fun. Like, how do you balance No, the che cazzo mastery di with quelli the t'ho fun messo? element? Yeah, our goal has Precisamente, always been to giù. make it so that players can take the game as seriously as they want to and also as silly as they want to. We know that probably about half our audience plays the game drunk, and we love that. At least half. Yeah. That's an important metric to track. And the game has a huge influence from Monty Python as well. I mean, in the over-the-top voiceovers and the role-playing opportunities. I mean, the game is genuinely hilarious. As an example, you can beat a man with a chicken while quoting Shakespeare. Like picking up a chicken. Puoi, Yeah, physically clubbing. puoi prendere una gallina e tirarla in faccia alle persone. Puoi prendere a gallinate le persone, Ricca. Cioè puoi prendere una gallina e tirarla addosso alla gente proprio, usarla come mazza. Oh, look forward to checking it out in early 2020. Gentlemen, John Gibson and Steve Piggott with Chivalry 2. Thank you so much. Chivalry. Appena scoperto si dice Chivalry e non Chivalry. Gaming show. Let's take a look at what's coming up next. World premiere. Ah no, aspetta. You're watching the PC Gaming Show. Coming up, build a world for wildlife in Planet Zoo. From the creators of Darksiders, Remnant from the Ashes, Baldur's Gate 3, and more trailers, interviews, and gameplay footage. Che cazzo è sta? Ma che è? La pubblicità. Sarà scritto skip ad in basso. Ok, ma... Questo mi aveva intrigato prima. Blow your mind. Mi sa che è un gioco che parla della dipendenza. Sicuro. Su Sarà quei uno di telefoni. quei giochi che ti appaiono su Instagram. The most addicting game ever.
That was a brand new trailer for Mosaic, a dark and atmospheric adventure game coming later this year from developer Killbyte and publisher Raw Fury. So how are you guys enjoying it so far? There's been some swords, some space stations, vampire puberty. We're listening Ciao to your Coso reactions to this 06, gaming show throughout bentornato the in entire live. broadcast, no matter what platform you're watching and ranting on. Ciao Gloria. Our next game is a ghost-themed multiplayer hide-and-seek game inspired by a popular mod. Charge up your proton packs and get ready for Midnight Ghost Hunt. Ok. Stasera anche Square Enix, mi sa di sì. O era domani? Aspetta. Controllo subito. Tanto c'è WhatsApp aperto. E l'ho aperto tu. No, aspetta, ho sbagliato il chat. Gruppo, ammazza. Che sta il gruppo? Fatto prima io. Ah, eccolo, vaffanculo, ammazza. No, c'è la Ubisoft dopo. Domani... No, quello si guarda, quello si guarda. Ah no, Square Enix sta alle 3 di notte. Sì, ma sei pronto a giocare dalla fine della Ubisoft fine alle 3 di notte a LOL per aspettare? Sei pronto di sì? Sei matto, vabbè, come cazzo faccio? Quella live inizia alle 3 e finisce alle 4, come cazzo si fa? A meno che tu non resti sveglio e poi mi chiami, perché sennò veramente domani io non gliela faccio. Prontissimo lui. Cazzo, ti chiamo se vuoi, però devi lasciarci la notifica. Ma non ce l'ho sempre cercato. Sono un paio di giorni che chiudo la porta al bagno, cioè scarico, chiudo la porta al bagno e dopo un po' sembra... Non so perché. Ah, questo sarebbe hide and seek. Caruccio. Cazzo sta a fare qua questo? Midnight Ghost Hunt. Mi preparo psicologicamente. Ma Riccardo domani deve fare alternanza, raga, se no avrebbe fatto, che cazzo di frega. Sì, no, sciallo, raga, se non c'è alternanza facevo pure notte in bianco, che cazzo mi frega. Solo già oggi c'ho avuto una lampada di calore, fammi c'hanno pure stanco. Joining me on the stage to talk about Midnight Ghost Hunt is the dynamic one-man team. Creative director, programmer, designer, it's Sam Malone! Thank you for having me. Sam solo. Sam, please tell us what is going on in that. What is Midnight Ghost Hunt all about? So, Midnight Ghost Hunt is Ma questo è Daniel Radcliffe, chiaramente. You can play either as ghosts Sì, però se parli magari alla telecamera. The ghosts can hide inside average everyday objects around the haunted house. Ma no te, lui. Malone. Vai, Giorgia. Not so harmless ghosts as you saw. Yeah, and if I'm understanding correctly, Ma it's è not Giorgia del gruppo? hiding as a lamb to try to assault and take No, out a aspetta. hunter. È Gloria che Giorgia, ho messo stupido io. Keep running away and continue to hide. Exactly. So the main objective of the ghosts is to try to stay hidden as long as they can until the time runs out, until the clock strikes midnight. Midnight being kind of the hour of the ghosts, basically. They can fight back if they like, but in general, you know, they want to try to hide. But if there's a hunter kind of off by, No! you can quickly just hit him in the No! out real quick. Ricca! Hai visto quel tizio che gli ha detto You are breathtaking! Significa sei mozzafiato. Lo sai che gli hanno fatto? Gli hanno regalato la Collector Edition. Di Cyber, già adesso, subito. No, beh, penso il preordine. Ma... Siate gentili nella vita sempre se le persone intorno a voi non ve lo che ha deciso di premiare la gentilezza e l'entusiasmo di un fan alle 3. Il nuovo attesissimo gioco alla fiera con la presenza dell'attore Keanu Reeves per l'annuncio della data uscita della sua collaborazione con il gioco. Quando ha fatto notare che il gioco è mozzafiato, un fan entusiasta ha gridato all'artista tu sei mozzafiato. La cosa nel passato è inosservata sotto gli occhi di CD Projekt, soprattutto dopo che il fan l'ha condivisa sui social. Ecco così che la software house polacca si è messa in contatto con il videogiocatore e gli ha regalato la preziosa Collector Edition di Cyberpunk. Ma... No! Mi sa c'è sta pure il video di lui che urla, vedi? Eccolo! Infatti Cyberpunk il coso ufficiale c'è scritto and it got you free Cyberpunk 2077 Collector Edition on top, check your DMs.
So at this point, the tables have turned. The hunters are now the hunted. No, and they che just need to try to work grandi. together to stay alive long enough for the evac to come. You're breathtaking! Usually the ghosts win when it gets to midnight. Are you talking like 90% of the time? Like 90, yeah, usually because the ghosts are so overpowered at midnight. The hunters are doing whatever they can to try to prevent midnight from even occurring by destroying all of the ghosts and clearing the house, basically. Well, awesome. When can people get the chance to try out Midnight Ghost Hunt? So we'll be running. Ho capito, Gloria, è che lo schermo è un po' cioè su 18 pollici, cioè sto pure un po' lontano, le scritte sono piccole, grigio su nero, grigio chiaro su grigio scuro, ho letto il Giorgio. On our Discord as well as on our main website. Well, wonderful. Ma Ladies and quando gentlemen, chiacchierano? Sam Malone from Vaulted Sky Games. Ciao. Che rottura dei coglioni. Sei mozzafiato! Tu sei mozzafiato! È un meme! Comunque, sì, ma pensa che abbandoniamo un po' prima la conferenza questa, perché sarà un po' noiosa probabilmente. Quindi se facciamo qualche altro game. Tocca a Napoli e cena, quindi... Ciao ciao Sofia! Tra l'altro sarà interessante quella della Ubisoft. Quella Ubisoft... mi aspetto Rainbow sicuro, qualche annuncio su Rainbow. Spero che annuncino quel Rainbow Six Vegas. Magari. Poi qualche gioco esclusivo loro pure. Ah, boh. Boh. Basta. l'E3 sarebbe praticamente, come dice Raiden, il capodanno dei videogiocatori. Vengono annunciati tutti i videogiochi in uscita, DLC, espansioni, tutto relativo ai videogiochi. E dura un po' di giorni. E sono tutte conferenze. Qualcosa in più rispetto... Magari esce un trailer nelle 3, Esatto, mostrano esatto. qualcosa in più, tipo qualche gameplay così. Qualche alfa, qualche beta. Annunci dei progetti che hanno in mente. È tipo un briefing. È molto importante per i videogiocatori l'E3. Anche il Comic Con di San Diego, però quello non se lo incula nessuno. Non so perché. Manco io. Ma esatto! Non sono ancora nessuno, vabbè, ma io sono il primo. No, Cree l'ho cancellata e l'ho rimessa perché praticamente la biscottiera di Alox è solo per gli abbonati di Twitch. Infatti se ora ti faccio vedere. E ora ti faccio vedere, la biscottiera c'è solo lui, Walter, che è abbonato. E io? Eppure a te te lo mette solo in TV online e non ti ho messo. Esatto. Non te ci posso mettere, poi ti ci metti da solo per piacere. Tanto io ho finito ecco. il mese scialla, non mi ci metto. Quando l'hai finita? No, teoricamente già è finito. No, via. One of the biggest bang for your buck that you can get when building a new rig is investing in a new monitor. And here to talk about a ground. Beh, ci sono due gemelle, una si chiama Natalina e compie gli anni a Natale, l'altra gemella si chiama Pasqualina e compie gli anni a L'altra si chiama Pasqualina, quando compie gli anni Pasqualina? A Natale, perché sono gemelle. Mi preparo il cazzo in mano per la Ubisoft, esatto. Perché non sono in full screen, Oh, parliamo qualcosa di interessante, mo. Cos'è? È un visore. No. Ah, è un monitor. Pensavo fosse stato un visore. 140 Hz. Costa solo... Raga, ma come fate a scrivere a Pasqua? Raga, ma se sono gemelle, sono nate tutte e due nello stesso momento. Come spegne sta canzone? Spegne più la canzone che il monitor. Pasqua. Dean, we've seen the video, and I gotta start asking. Talk to me about some of those juicy features and specs. So it's a 240 hertz curved gaming panel. We believe it's a world first. So you have lag-free and tear-free performance. And we think that Alessio, se sono gemelle, sono nate nello stesso momento, cioè nello stesso momento.
Non può essere nato a Pasqua se sei gemello di uno che è nato a Natale. Massimo un paio di ore di differenza, ma comunque il giorno è quello. Cioè, se è una rem e una ram. A meno che uno nasce alle 11 e l'altra a mezzanotte, però. È triste. Siamo gemelli, quando siete nati? Io l'11, tu? Anche tu l'11. Purtroppo sì, ma... Ciao ciao, mille comunque. Ma perché su Twitch non mi fa schifo e non esce la chat? Forse perché su Twitch non c'è l'account. Se non sei registrato a Twitch non puoi scrivere. O su YouTube. Ma scusa se te l'ha scritto. No, su YouTube. I mean, that's 27 inches of corn dog. Wow. Yeah, so our gaming line will be expanded to 8 models, from 24 all the way up to a 49-inch dual QHD. Check out Samsung. Vabbè, non ci voleva tanto gloria. Or see us in the back of the room for more info. Yeah, that's right. For any of you in the audience, it's there. You can go there for it. It's not 4K. It's not 4K. Not for that price point. Well, I want to let you know that we have all sorts of great presentations and games coming up. Let's look at what's coming up. E calmiamo i toni. Ma abbonarsi direttamente costa più di Twitch Prime? Che senso? No. Cioè sì. L'abbonamento costa 5 euro, il Twitch Prime te lo danno gratuito ogni mese. Però ne puoi fare uno. Beh, se c'hai il coso. Se c'è Twitch Prime, se c'è Amazon Prime. E se con Twitch Prime non puoi fare la sub allo stesso canale? Sì, puoi farla. Puoi farla. Ma a me non me la fa. No, semplicemente non la puoi fare automaticamente. L'ho fatta ancora. 2 mesi di fila. Ma dopo vedremo. Metto di give un po' di soldi. Senti come applaudono. Stiamo a Darwin. Hello everyone, thanks for the warm applause. It's very exciting for all of us at Funcom to be here C'è il at doppio the mento. PC Gaming Show for the very first time ever. E se mi faccio Amazon Prime poi prendo Twitch Prime e mi subo, che succede? Che praticamente a me mi arrivano $2,50. E avrai qualche accesso. E tu, vabbè, nel senso, a me arrivano $2,50 che poi mi vengono pagati appena raggiungo $100. Mo sono $8,95 mi pare. E mentre a te, allora, te avrai il badge del Prime, che è questo, è il biscotto. Cioè no, a me mi fa vedere la biscottiera gigante. Ah, non il biscotto, perché pure io sono abbonato da un solo mese. Che giustamente è da un mese che ce l'ho. E poi avrai le emoticon, che sono questa al primo mese, questa dopo 3 mesi e questa dopo 6 o 12 mesi, non mi ricordo esattamente. Cosa aggiuntiva, gli abbonati possono accedere alla mia stanza biscottiera di Elox, dove posso entrare con loro a giocare. Su Discord. Esatto. E basta, poi la cosa è che sostenete il mio canale. Vabbè, va bene. Così arriviamo a più a sta cavolo di videocamera, poi arriviamo a più a sta cavolo di scheda video nuova. Quindi ripeto a tutti raga, per chiunque sta in live pure da YouTube, se c'è da Twitch, Amazon Prime e il Twitch Prime, potete fare il Twitch Prime collegando l'account e sostenete il mio canale gratuitamente senza spendere un soldo. Sì, essenzialmente sì. Che cosa dico? Per Simone! Comunque io veramente non c'ho parole. Mi ero ripromesso di non vederli più quei video di merda sotti. Niente. Ah, ma è uscito! Cazzo, oggi c'è l'episodio di Attack on Titan. Ma manco a dire uno spoiler del cazzo. No! Vabbè, in realtà lo fanno, quello che hai visto te lo fanno vedere tra l'episodio della settimana scorsa e questa. Vabbè, ma cioè io non me li stavo a vedere perché dico vabbè, aspetto un attimo al limite, proprio se non voglio aspettare il doppiaggio aspetto che almeno finisce. No, perché sono stronzo, sono testa di cazzo. Non devo spoilerare. Mortacci mia. So on April 1st this year, we put out a little trailer for something called Conan Chop Chop. Chop Chop. And considering the date, it was perhaps no surprise that people decided Chop that Chop? it was April Fool's joke. So Conan Chop Chop. yeah, we have a little surprise for Ma you. cosa giochi? Conan Chop Chop.
Volevo essere io quel tizio che ha detto you're breathtaking. Ti scrivono: Yo, do you want a free copy of Cyberpunk Dica 2077? E tu tipo sì, ora, now, instant. This is my house, invia la posizione su WhatsApp. Wow! Che giochi! Porco! Che trailer! Mamma mia, non ero così gasato da quando ho visto... Non lo so. Ma... Che animazioni. Ma sti commenti qua ce li mettono quando il gioco è una merda e sanno che devono comunque dire, però vedi ce l'hanno detto che è bello, quindi non è vero che non Però è. almeno sta tanto sangue. Sgozzate lo stronzo. Conan chop chop. Conan chop chop. Chop chop. Che cazzate. So there you have it, Conan Chop Chop. It's Poi a il bello è roguelike quello action che te lo adventure presentano game. come It's giochi very seri. real, and it's coming to PC, Xbox One, PlayStation 4 and Nintendo Switch on Magari è pure da September 3rd pagare. this year. It's 2019. Sicuramente. We also have a playable version here at E3 at our demo room, so if you want to give stick figure Conan a try, then please don't hesitate to drop by. Thank you. Thank you. so much. E ovviamente quelli alle 3 possono farci una partita. Last Oasis is a nomadic Cioè mi survival immagino game la fila per tutti i giochi e con un chop chop che sta nessuno. Io lo proverei. Giusto i sviluppatori. Io lo proverei. Capi non sembra malissimo, però che cazzo di trailer come è iniziato. Perché mi fanno pena, poverci. No. Mi fanno tenerezza. Magari un giorno sarai pure tu così. A fare sviluppatore del gioco e non si caga nessuno. Che c'è lì? Il problema è di andarci sviluppatore, poi non me ne frega un cazzo di quello che mi dico. Oddio. Ma? Che è sta cosa qui? Che cazzo? Taglia Che è gli tipo alberi. uno di quei giochi che devi fare la macchina per fare... Ma non sarebbe male. Obiettivo. Non mi ricordo come si chiama quel giochetto che giocavo potremmo fare. No, più che altro devi fare il macchinone, devi costruire, fa tutto e poi ti scontri con le altre macchine. Non sarebbe male. Ok, ciao Tisima, ci diamo. Sì, tipo una cosa quei giochi che ti costruisci la macchina e poi te la devi schiantare sul derby. Tipo crossout, ecco. Però crossout è una merda. Però un po' più tipo survival. Che cazzo è? Stuck. Rip per quella macchina. Oppure magari è tipo Sea of Thieves. Che devi fare esatto. guerra con tutti, poi quando ti avvicini puoi assaltarlo a mano. 3 settembre. 3 settembre. Rip. Ecco il nuovo XCOM. Ah no. Che è Civilization del futuro. Cyborg zombies, dinosauri coi laser. Che cazzata. 6 agosto. Vabbè, oh, buono, grazie del complimento, Ale. The name of the game is Age of Wonders Planetfall, a 4X strategy game, and joining me on the stage to talk about it is the game director Leonard Sass and principal gameplay developer Tom Bird. Welcome, guys. Good to be here.
Sti cazzi! So, Leonard, just give us the gist of what Age of Wonders Planetfall is all about. Sure. Age of Wonders is a turn-based strategy game where you play as one of the survivors of a shattered galactic empire. At the start of the game, you choose or create your own faction. Yeah. And they include the Vanguard Expeditionary Forces, who are in cryosleep when everything went to hell. There's scavenging cyborgs, or the Amazon bioengineers who ride dinosaurs into battle. Yeah. You know, I want to ask, because there's a pretty broad range of 4X strategy games, to give a sense of what the gameplay is, I just want to start from the beginning of a game. What happens when you first land on the planet? Well, on spaceship. The spaceship comes down onto the planet. The planet is where the entire game takes place. And that spaceship will then transform into your capital colony, where your entire empire begins, your sort of attempt to take over the world. Around you, you've got a number of sectors, and each of these sectors has a little story. Well, not most of them. So maybe you'll find a genetics lab which is still full of horrible mutant creatures, an entertainment complex overrun by horrible robot monsters, a temple with holes in the sky and horrible demons who come and get you. And I did see in the trailer dinosaurs with lasers, correct? Dinosaurs with lasers. Perfect. Well, Cats with lasers. No, sorry, no cats with lasers. I'm so sorry to disappoint all of you. No cats with lasers. You have to settle with dinosaurs. You know, I saw the expansive tech tree show up in the game briefly, and I know that growing resources and tech is a huge part of strategy games. How does that function? Ma questo ti sta trattenendo un'erezione in un modo assurdo. Erika, si sta trattenendo un'erezione in un modo assurdo con le mani questo. Guardalo. Stai giù. Guardalo. Cazzo, perché non sta giù? So you can create like a combination between man and machine or man and computers. Yeah. Others include doomsday technologies that allow you cresce to infect the così? entire population with alien brain-eating parasites. Oddio, sento prudere. Splitting space-time. I love how many details you're giving me of the horrors that await on the planet. The future is Finiamo sto cazzo di conferenza. La risatina isterica del tipo fammanna via. Very brief. It just, you know, shows two armies pinging off each other. But I understand that the technical layer is quite rich. Right, so when combat starts, you'll see, like on the world map, maybe like a little sort of space lab or something like that. When you go into combat, you will zoom all the way in, and you will be inside the lab. You'll see all the pipes and all of the goops flowing around. All of the units that you've been putting together and built are now deployed. In turn-based combat, you can move them into cover, use their abilities, shoot laser cannons. Maybe you've chosen the Dvar, so you've got like a bunch of space dwarves in little metal suits that dig holes in the ground, like shoot from the holes. Maybe you've chosen the Kirko, sort of horrible alien bug monsters. They run forwards and slash people and puke acid on them, that kind of thing. I mean, how long do some of these battles wind up lasting? It depends. A short battle can be maybe 2 or 3 minutes, but at the end of the game, you know, you've got a massive siege with like 20 units on your side, 20 units on their side. You've got orbital cannons blasting holes in the world, and that can maybe take 30 minutes. Ma questo qua sembra essere un gioco strategico di guerra, con i cyborg zombie, i dinosauri, con i laser, perché dico laser e i mecha. Sembra un Civilization se ne hai mai giocato. Well, I'm looking forward to it. It's less than 2 months away. Gentlemen, thanks so much for joining me up on the stage. Okay, thank you. All right. Bye-bye, guys. Thank you for sharing the horrors of the future. And for our next game, Frankie, I have to ask you, what year is it? Why? The year is 1946, Sean, my dear boy. Europe lies in ruins torn apart by the satanic Plan Z. A brave band of heroes cast the Fuhrer into hell, but little do they know, the nightmare is far from over. Achtung! This is the world-exclusive reveal of the next shooter from the makers of Sniper Elite 4. World exclusive. Rated finalmente. Ah, è mascheretta forse. Potrebbe essere in gameplay? No. No, quello è ambientato in America. Sniper Elite 4 zombie. Dai. Cazzo di trailer. Uno spara a quelli già morti.
Grazie Sofia. Da quando i zombie usano i lanciafiamme e hanno segni demoniaci sul petto e sul casco. Sì, raga, penso sia Sniper Elite versione zombie. Forza. Come on, let's go. Hanno presentato qualcosa? Perché prima gli zombie esplodevano al contatto con l'elettricità ma non fanno niente? Questo gioco sarà una stronzata assurda. Tipo Killing Floor. Hitler. Zombie Army 4. Ah, ho capito che gioco è. Dai creatori di Sniper Elite. No, fa schifo al cazzo. Later on the PC gaming show. Cioè, quei giochi sotto marcia. JRPGs. What's next for Warframe? Mi interessa molto. A surreal noir adventure set before, Ma che giochi during, sono? Ma and che after giochi the sono? Big Bang. Baldur's Gate 3 and more. Dio buono. For nearly 100 years, the root have ravaged Per sento noiosa sta cosa. an unending assault without reason. Perché? We are victims to a hatred that we do not understand. This evil will consume our world and the countless worlds beyond. Unless you rise to meet it. Quello è cosa, il personaggio dei Paladins, l'albero. And blood. Groover. You seek the source of death itself. Sos. Prepare yourselves. Ciao Emily. Ho detto bene? Sì. Left 4 Dead 3. Ma mai nella vita. Remant from the Ashes. The Ashes. Ci sta uno in classe mia, Vale, che è napoletano, no? C'ha il padre col ristorante. Gli hanno fatto, vabbè, famo la pizzata da tuo padre, no? Uno gli risponde, no, io i soldi napoletani non gli do. Questo gli risponde, poi te come mangi senza denti, porco Dio. From the ashes. What kind of game is it? So Remnant's a co-op action shooter set on an apocalyptic Earth and across fantasy worlds. And, I mean, in the trailer, we got the chance to see a huge variety of different environments. Like, what are these different places? Who's the player in this story? So as a player, you're on sort of a Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience a bunch of different. Ma la cosa triste è che se capisce 100% che questo sta a leggere le domande e quello sa già la risposta. Cioè, le sta proprio a leggere. Ma infatti queste conferenze così mi stanno sui coglioni. Le conferenze serie sono quelle tipo Xbox, che oltre a aver presentato mine interagivano col pubblico, ci scherzavano, ci parlavano, ci ridevano. You're overfaking. You built those all by hand, right? Yeah, it's all hand Pure scripted. Bethesda, vabbè, non era stato tutto sto ranché, però almeno quello che dovevano presentare Era l'hanno sicuramente presentato. meno noioso di questo. Ah, voglia.
helicopter, an old guy in a helicopter, and killed a tree ant. We'd have E comunque un paio di giochi and seri play ce in the same l'aveva. game. And you Qua just have to che keep cazzo going through and presenta? eventually explore what all the possibilities are. Yeah, you can play the game over and over again to see the stuff. You can jump into your Un friend's drago world to experience the di content in legno, their che world, and that's cazzo a big part of the game. che ha fuoco? Jumping in and seeing what you get. Well, I Deve wanna essere ask about breathtaking. loot, which is, I understand, a big Breath part of the game. con How la does it function TH alongside this taking. ever-shifting? Guarda, Ale, Yeah, the loot in the game faccio is vedere io all come si legendary fa. items, and it's tied into the dynamics Devi of the andare rating. qua. So if you fight a boss or meet an NPC or get a Quindi cool nella unique side live. quest, it generally Mi sembra tanto coincides with a Fallout, unique però item. più It might be a boss stronzato. weapon Sì, or c'è an questo actual qua. item or armor. So if you play Oppure the game, you Souls, get all tipo completely different events. You'll have Bloodborne, different può equipment than I essere. have. And in the trailer, I also saw that Dubito, there Sofia, are che ci two sarai people perché la live watching finisce the verso le co-op 4-5 di experience. How does notte. co-op function in the world? So the game is full co-op from beginning to end. You can Questo jump qui è in. il mio... Definitely slower pace, more difficult. è and you will il die a lot in this game, so mio awesome. There's a huge advantage coso to per bring le your friends to come donazioni. in there and help you take down bosses or Potrebbe fight off sembrare different events or Bloodborne just sto generally gioco, progress through the world. Questo? Yeah, as a big fan of No, ho detto che è in Bloodborne, Dark Souls, cooperativo and Looking Forward azione. to Remnant from the Ashes, what's the release Mi date? pare strano un Vabbè, se dici quel Qua Bloodborne è scrivi quello. il tuo nome, quindi come Tierox, selezioni la moneta che vuoi donare, scrivi che ne so, minimo €1, qua poi scrivi un messaggio che verrà riprodotto, prova 1, 2, 3, poi fai tip And as we mentioned e devi pagare earlier, con keep PayPal. those questions coming. I will be asking on stage the creative director of PayPal, Borderlands mi 3 raccomando, non serve per forza la carta Doesn't matter PayPal, what platform ma you're on, basta just use l'account. PC Gaming Show. Che appunto Until poi that all'account time, ci leghi let's talk about qualsiasi our tipo next di... title. This one was announced 2 years ago at the PC Gaming Show here. It's Qua parlano del futuro di Terraria. It's changed quite a bit in the last 2 years. It's now a deck building roguelike where you don't just fight. Raga, Nadia a MrBeast e mi dona 1.000-2.000 euro. Broken down sci-fi world. It's going to be available on the Epic Game Store in one short month on July 11th in alpha. Let's take a look at some of the footage of what you'll be playing. Che cazzo? Ma che è? Ma vaffanculo, va. Le carte. È una stronzata questa. Epic Game Store questo. Ma ormai l'Epic Games sta dando tutto spazio a sti giochetti così. Domani esce. Planet Zoo is the latest game from the Ce l'hai, makers of the brilliant Planet Coaster. Please welcome. Aspetta. Here's Jack No, non è domani. from Frontier Development. Cazzo, è vero. Scusa, un attimo, meno un loop. Now, Piers. Sì, no, giugno è giugno. È giugno, infatti, sì. Prossimo mese. Fra un mese e un giorno. It involves you building and looking after a modern zoo, and you get Poi to c'è look ciò. after the most authentic animals we believe you've ever seen in a video game. Each of our animals are unique. They have their own needs, their own desires, and their own behaviours. The interaction Planet Zoo. with the world you build around them. Capisciuto. Today, for the very first time, we're really excited to show everyone here a gameplay video and to announce our launch date. Oh, fantastic. Let's buy the world's largest family pass and take a look inside. Questo dovrebbe essere tipo un gioco del zoo. Tipo gestionale come i vecchi. Sicuramente fatto con tecnologie moderne sarà molto interessante.
Oddio mio. Ciao Ale. Perché su Elox? Easy. Ma perché riesci a fare live bellissime? Perché su Elox? No, è che mi potevo fare cazzi miei. Ma fa cosa? No, niente. Microphone muted. Please? Microphone activated. Boh, beh, arriva la gente, mi bussa alla porta e poi non risponde. I mean, hippos pooing, adorable baby elements. It's absolutely brilliant. I can't wait to play it. But before we saw the trailer, Piers mentioned this is a modern zoo, but what exactly does that mean? So nowadays, when you go to the zoo, you're not just going to see all the lovely, pretty animals. You go there, you want to be, learning about conservation. You want to learn about the research that they're doing. You want to be educated. And these are all things that you're going to be able to do in Planet Zoo. And these ideas of the modern zoo is really what we take to heart. And we're going to be promoting, the health and the welfare of your animals as the most important thing to do. And Piers, when can we see more gameplay, and when are we going to be able to get our hands on it ourselves? So we're obviously demoing the game all this week at E3, but most people aren't going to be able to see that. So we've recorded our presentation. Lisa's done a fantastic voiceover for it, and we'll be releasing that onto Frontier's YouTube channel. That goes live this Friday at 11 a.m. Pacific time. Well, fantastic. I cannot wait to watch. Thank you so much for joining us, Piers and Lisa, everyone. Next up, we have a very special guest all the way from Japan. Please welcome to the stage, gaming industry legend and Shenmue creator, Yu Suzuki. Shenmue 3. That is right. Ladies and gentlemen, joining me on the stage is a legend of Japanese game development. It's Mr. Yu Suzuki. Hello, everyone. In addition to being the brains behind the following games, Hang On, Space Harrier, Outrun, Afterburner, Virtual Racing, and Virtual Fighter, Yu-san also created the Shenmue series, and he's here to talk about Shenmue 3 right now. Take it away, Yu-san. この場に立てて光栄です。Here, standing on the stage today. それと20年支えてくれたファンの皆さん、ありがとう。I just want to say thank you to all the fans supporting me for the long 20 years. Thank you very much. 20 anni. The wait is nearly over. That's right. Let's take a world exclusive look at Shenmue 3. Questi sono giochi leggendari. Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Grandmaster, Era stato rimandato però. Ciao Gri. L'ho veduto anche su Twitch. A long time ago, martial arts were bad, but humans are interesting creatures. They practiced in secret, away from prying eyes, and became stronger. One even practiced atop this very boat. Nam-Tren survived the ban and was passed on in this way. Lo so, è più figo qua. what did you say to me? Stop it. They threaten and extort money from shop owners, get drunk by noon, and cause trouble. Everyone in town is afraid of them. They are heartless. Hey, wait right there! Are you okay? This is him, the Japanese guy who got in our way. You've got some guts to barge in here on your own. Ah, rip Xbox. I know so many people have been waiting for Shenmue 3. I would like to once again thank you so much. Thank you, Yu-san, for joining us today. Thank you. Cheers. Thank you, everyone. Thank you.
Now our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon a game I grew up playing called Heroes of Might and Magic 2. Let's take a look at an upcoming collaboration between Coffee Stain Studios and Lava Potion. We are in dead or in living, it's near and it's far, in human and nirvana and beasts of the land. It flows through the forests, it breathes the sand. Sono tipo quei giochi che provano a riportare lo stesso gioco fatto anni fa, riportato ora. Mi piace a quel il suo pubblico e basta. Mamma pare non provo di subito dopo una minchiata, però siamo là. Figa canzone. Classic Adventure Strategy. The name of the game is Songs of Conquest, and here to join me in talking about it is the lead designer from Lava Potion, Carl Toftfeld. Hey, yeah. Carl. Hi, hey, thanks. I mean, let's just start off, for anyone who maybe hasn't played the Heroes of Might and Magic series, what is Song of Conquest all about? It's all about, well, you kind of start out with in the town that you just saw in the end of the trailer, and from there you recruit your wielders, it's what we call our commanders, and you recruit an army, and then you kind of send off your wielders on an adventure. And they go exploring the world, they pick up resources to flag mines, and with those resources, you upgrade your town so you can get more stuff, and that's kind of what you do. Adventure and strategy combined. Yeah, and you know, I know that part of the core loop is obviously get the resources to build up the township, but for what reason? Armies, man. Talk to me about those juicy battles. Yeah, so the battle, just like the whole game, is turn-based. So you go into combat, you bring all your troops in, and you start by deploying them, and then all the troops have different stats, like offense and defense and health and so on. And they go in initiative order, and then you slug it out, and it's a bit like chess, but instead of like pawns and bishops, you have like horned wands and face spirits. Great, and griffins and so on. Yeah, and all those things. And well, you know, as someone who just loves the Heroes of Might and Magic series, I know that you have translated a lot of the gameplay elements into Songs of Conquest, but what are some of the modern elements that you're bringing in? Well, there's a lot of it, but I mean, one of them is our magic system. We call it the essence. So basically, in the Songs of Conquest universe, everything has an essence within there. It's sort of like the soul. So your troops, they have an essence. And to do magic, you need to bring the troops with the right essence, with your wielders. Oh, I see. So if you want to like make your troops go faster, you need to bring a troop that has that essence, like cavalry. And maybe to ask a basic question, what if my opponent kills that cavalry? Then you can't do the magic. So. Oh, I see. Okay. Yeah. So if you're fighting someone, you kind of have to like weigh the pros and cons of what to kill off. Like, do you want to destroy their magic or their powerful troops? Where can people go to get more information? And as always, when's it coming? Late 2020. Oh, it's quite a ways off. It's quite a ways off, but you can go to songsofconquest.com and sign Che up uscirà veramente a fine 2020. You can play earlier. Well, as you know, I'm really looking forward to playing it, Carl. Thanks for joining us. Thank you. Now, our next title is an update to a popular co-op game. Let's see what's in store for Vermintide 2. Vermintide. Questo che dovrebbe essere quel gioco... Beh, Vermintide 2 era quello medievale. Come sto sbagliando? No. RIP. È Twitch, è palesemente Twitch di LOL.
Ah, Warhammer, capito. You just saw the reveal of the new PvP mode coming to Vermintide 2, which turns the Warhammer Fantasy cooperative game into something even more brutally competitive. It looks deliciously vile, and surely dismembering Skaven is so much more satisfying when you know you're going ham on a fellow player, making him or her cry little baby rat tears behind their computer screen. You can sign up now for the Vermintide 2 Versus beta at vermintide2.com/versus. In Per Aspera, you're an artificial consciousness orbiting Mars, whose ultimate purpose is to terraform the planet, Quello che sta un gioco noioso. site and turning the planet into a flourishing second home for humanity. Courtesy of developer Lawn Industries and publisher Raw Fury, here's a first ever look at Per Oh, ma addormento praticamente. Beh, Shenmue 3 è praticamente per chi conosce il gioco. Reaching the Red Planet was not humanity's greatest achievement. Transferring the complexity of the human mind to machines was. So they can succeed where we fail. So they can build us a home on that distant, dusty rock. Today, Amy reaches Mars and begins their mission. Colonizziamo Marte. Are you with us? Of course, I'm with you, Houston. No, vabbè, questo potrebbe essere carino come gestionale. Vabbè. Può essere bello come può essere una merda. Però promette, Dipende dalla roba che ci In the mettono. Assassin's Creed universe, our next guest sent players Perché se back in fanno time quei to gestionali rewrite del cazzo history. che ti mettono With his 300 debut miliardi project di with cose e indie non ci studio capisci un Panache cazzo. Digital Games, Vabbè, ma he's diciamo going sono to take giochi us per back persone un po' più 10 professioniste sui gestionali. years to where humanity began. Here to tell us all about ancestors is creative director and co-founder Patrice Desolé. Welcome, Patrice. Thank you for having me. Really happy to be here. I've been waiting 10 years to come back on a big stage at E3 showing off a game. Well, it's fantastic to have you back. I just want to ask, what inspired you to tell the story of human evolution? Well, when I started Panache, I needed a game, an open world game in which you can do a lot of things. You need a character in a 3D environment at first. And you say, oh, I'm the historical guy, I'm the historical dude, so I need an historical period. They say, oh, let's go back at the very beginning. Aspetta, mi sposto un po' raga mentre... Because I won't have to build a city, I won't have to build technology, and I was a bit naive. Because we built Africa 10 million years ago. And that's not easy to build. It doesn't sound easy. I mean, how have you turned those themes into gameplay? Well, you play our last common ancestor, right, of all the big apes, and then you have to explore your environment, and eventually you expand your territory, you expand your clan, because you're not playing that one badass character. You play a group of badass character. And eventually you evolve into different species, up until Lucy the Australopithecus roughly 2 million years ago. I imagine our ancestors had a lot more issues to deal with than we do today. There's going to be a lot more dangers in this world, so tell me a bit more about those. Well, it's all about from a prey to a predator. Basically, at the beginning of the game, everybody's there to kill you and devour you. And basically, at the end, it's pretty much you. You're the predator, and everybody's afraid of you. And that's the idea of Ancestors, the Humankind Odyssey. So, Patrice, ultimately, what is the key to evolving your clan successfully? Curiosity. You need to explore. Ciao. Because, you know, Ciao, I made game about characters and you need Comunque, chi parli? Due. This time, you're basically Chiedo come cazzo non ci parli tu. Moment sta registrando, sto guardando pure la cosa. Oh, ma c'è stato pure un nuovo gioco tipo ad Insick, tipo, non so come dirlo. Comunque questa conferenza è stranoiosa. Davvero? Ma che c'è stato c'è qualcosa di figo che può interessare? Chi parli 2, quel giovetto di Insick, gestionali su Marte, Planet Zoo. 4 titoli che hanno tirato buoni fuori, poi del resto tutta roba noiosa. Senti, una cosa, ma quando finisce quella di Ubisoft e la conferenza, andiamo su CSGO? Ma non male giocare a CS.
Io vado a giocare a LOL con te, sì. Fanculo, che cazzo giochi? Allora devo andare a vedere come continua. Caricatelo. Ma vaffanculo. Hanno annunciato Shenmue 3. Tu non conosci manco i giochi leggendari. Non ho proprio capito che cazzo hai detto. Shenmue 3. Che cazzo? Vedi. Non conosci i giochi leggendari. Dipende da che anno è. Da 20 anni fa. Dove è uscita la prima volta? PlayStation 1. Ecco, che cazzo vuoi allora, porca troia? Non significa niente, è sempre No, tu che cazzo, io sono nato da PC, cioè che ma cazzo che significa? Ma è un gioco leggendario. Io vuol dire, io non ci ho mai giocato, non ho mai visto, io di play non mi hai mai fottuto un cazzo di niente. Ma è leggendario. No, significa che tu te play. Pure io non ho mai giocato all'Xbox, però so che c'è sta Halo. Sì. Vabbè, Kiri, se vuoi potresti fare l'account Amazon Prime, connetterlo e fare la sub. Ciao Sara! Così potrai fare la sub gratis, però devi avere Amazon Prime. Madonna raga, stanno io un casino. Se non riesce veramente lo schifo. Vabbè, allora continuano in isolation, basta i cazzi proprio, non ne frega niente. Che cazzo è sta roba? Quando finisce sta roba? Dura 2 ore, è già passata un'ora. Ah, quando inizia la roba di 9 e mezza? 9 e mezza. Beh, comunque io getto successo, ok? Microphone muted. Microphone activated. Auto chess has turned out to be a sensation, with hundreds of thousands, millions of players getting a taste of it. And here to talk about it's coming to PC is Loring Lee. Take it away, Loring. Yeah. Hello, everyone. I'm Loring Lee. Yeah. Hello. Yeah. I'm the CEO and founder of Dragon's Game. Dragon's Game is a game developer and publisher, comes from China. I'm so happy to be here today on this stage to introduce our game, Auto Chess, to all of you. This is really an exciting moment for us. As the trailer says, this is a really engaging game of Auto Chess. Dragon's now is working with the creator of Auto Chess, Jodo Studio. We are working together to bring Auto Chess to the world, both on PC and mobile, so that everyone from anywhere with any device can enjoy the same fun of Auto Chess. Now we are building the PC version with by using the game engine of Unreal Engine 4. Che coglioni. Everyone knows. Dopo Simone vai live, sì. Is one of the best game engines of the world. Ok, sì, ovvio, te te l'ho lasciato tra poco. No, sì, ci vado, quello è ovvio, sì. Però se inizia alle 9 e mezza la conferenza, che faccio? Ma continuo un po' le isolation. Perché tanto, diciamo, ho visto come tanto gioco un po'. Senti, avvisi la tastiera perché in modo per resettare bene la sensibilità. I look forward to playing Auto Chess on PC later this year. Okay, thank you everyone. Thank you, Loring Lee. Yeah, cool. Thank you. Thanks so much for sharing the news with us. Once again, Auto Chess, if you have not played it, you must check it out. It is so fun. Our next title with Frankie up above, I understand is an inspired indie game. We'll find out, Sean, because one of the things we love about PC gaming is the way that game creators Penso che salto. and draw inspiration from one another's work. Chris Towers is a great example of that. A gorgeous indie love letter to classic JRPGs developed by a team in Colombia.
Chris Tale's spin on the genre brings a unique perspective that lets you see the past, present, and future on one screen at the same time. So you'll see the future change based on your decisions in real time. Here's the world-exclusive reveal of Chris Tales. Zero de merda. Vai, vediamo che gioco è. Ah, è il JRPG del cazzo che avevamo fatto vedere prima. Che DJ non ha proprio quasi niente. Ah, tra l'altro scusate, ho spulto il microfono prima. Iniziato a seguirci. Che è schifo? Non ho visto. È Cree. Chi, Blast? Ok. Sì, è Cree. Ah, ok, bella per Cree, oh, grazie, bro. Carica. Scena 2 bella, Simone. Io sento bassimissimo. Cioè, non lo posso manco alzare il volume io a Riccardo perché ho tutto il Discord al massimo. Non so che dite. Non so se perché se io sento in basso non sto... Undertale anime, che roba è? Che canne? Bah. Comunque, non ti sei perso niente. Anzi, se non ce la vedevamo sta conferenza mi sarà pure meglio. Sara, se vuoi c'è anche la sua live, Riccardo. Te la passo subito. Sarà 26. In PC gaming, it's not Oppure the sarà size of your weapon. Ah, è vero, Sara però non c'ha Twitch. And I'm holding one of the Poi te la faccio vedere io la live di Riccardo, eccolo qua. Bella. It's one of the ridiculous alien weapons from our next game, Valfaris. Il cazzo è qua l'armona. Che cazzo? Inspired by true old school Che classics like fucilone. Contra and Toriko. Mm. In the role of fearless warrior Therium, players must blast and slash their way through the doomed citadel of Valfaris, overcoming its deadly environments and enemies before challenging the arcane evil at its very heart. Get ready to rip the galaxy a new wormhole. From publisher Big Sugar, this is Valfaris. Sembra calmo. Ciao sappiamo che sta qua la live tanto. Sì, tanto ancora a sta conferenza mancano 40 minuti. Dura 2 ore per davvero. Sai che sembra sto gioco? Quello che c'avevo su sopra il prima. Che ci stava tipo. Ma te la guardi la chat, Erika? Sì, sì, sì. Ma? Ma cazzo? Ma vaffanculo a mamma. A me una volta mi ha fatto un tizio con tipo 100 euro. Ero perplesso, porco due, dico non c'ho cose collegate, caro. Esatto. Niente. Come cazzo? Vaffanculo, va. Testa di cazzo che non sei altro. Ok, vai, faccio l'abbonamento. Cazzo. Mi hai fatto cagare di sopra. A poi raga, io penso che qua già avremo nient'altro da perdere oltre che a stronzate, quindi io Riccardo, tu passi da me. Che tanto come la cosa della Ubisoft poi vado a fare sulla scena. Vabbè Riccardo, guarda. Che tanto come la cosa della Ubisoft poi vado a fare sulla scena. Tanto poi mi guardo la conferenza Ubisoft, vado a dormire, mi risveglio e mi guardo l'altro. Ho detto scritto in chat, Rica. Oh Simo, io mo vado, però prima me ne vado, tu vuoi dire una cosa. Hai visto quel video che ti ho fatto vedere della conferenza dove stava Cyberpunk, no? Sì, sì. Adesso quel tizio che faceva, mentre l'attore parlava, che faceva lui fa "This game is breathtaking", significa mozzafiato, no? Era quello sì. dal pubblico che fa "You are breathtaking". Sto qua, aspetta, sto qua, ha fatto il video e l'ha messo su Twitter, lo sai che gli hanno fatto?
Cosa? L'ha contattato la CD Projekt Red e gli hanno regalato la Collector Edition di Cyberpunk. No! Che puttana. Mo' vi Basta. mando... Io a Los Angeles faccio una stronzaggia e faccio un account a casa di Twitter. Avevo la live, Vi mando Ciao, emoji. l'articolo su... Tiè. Ve l'ho mandato sul coso. Ah, poi raga. Allora, adesso ci sei per la conferenza di Ubisoft? Sì, sì. Spero. Oddio, meno che non c'è... Come speri? Vabbè, Ubisoft sta alle 8. No, che è? Sì, alle 8. Doveva stare alle 9? Aspetta, no, forse no, 9 e mezza credo. Fammi vedere l'orario. Ah, credo, mo metto a... Ma la streaming sta a volare, raga. Vabbè raga, io vi saluto, ci vediamo più tardi alla conferenza Ubisoft 20 e e poi 30, ci sì, alle vediamo 9. alla conferenza alla conferenza di... come cazzarola si chiama? La conferenza di Square Enix. Quindi noi ragazzi ci vediamo più tardi Pure e tardi, ci vediamo dopo. Ciao!